Dito, grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Filippo Nordi, questa è Radio Centrale e state ascoltando Romagna Calling. E oggi è il 29 di aprile, l'ultimo giorno, siamo arrivati. Il compleanno 30 maggio, per chi vuole mandare regali, indirizzato esclusivamente a me, qui in radio. Allora, siamo stati graziati e siamo fortunati e onorati la seconda vittima, ospite del giochino Guess My Job, che io durante la puntata a questa persona che adesso introduco faccio delle domande, lei mi può rispondere sì o no per cercare di indovinare che lavoro faccia. Quindi con noi stamattina Virginia. Hello, ciao a tutti. Questo è già un indizio che sa parlare l'inglese. Ho saputo solo tipo dietro le quinte che tu sei stato 7 anni in Inghilterra, ma non voglio sapere niente. Proprio così. Quindi non ti dico niente perché non mi puoi dire niente. No, assolutamente, posso dirti solo sì o no. Ok, Ho capito. ok, siamo simpatici. Sì. Vedi? Allora, ha capito come funziona il gioco. Allora, intanto che lei si ambienta, si sente un po' più a suo agio, partiamo con... Vuoi annunciarlo te? Guarda. Tanto la tua pronuncia sarà perfetta. The first one is Inner City, Big Fun. Bravissima. Capito? Non è così difficile. No. C'è gente che poi si mette in soggezione, non ho capito perché, sono solo questi due deficienti, quindi... No, il clima è molto informale, quindi... Ma sì, ma guarda, siamo artigiani della radio, eppure siamo il secondo posto nelle radio della Romagna. Siamo proprio la buona. Sì. Però la radio deve essere così, che quando cominci a strutturare una cosa che dovrebbe essere easy, non è più credibile. No, infatti. E poi secondo me si sente, cioè Sì. io che ascolto la radio lo sento quando è una cosa molto strutturata o... Esatto. E magari voglia un po' più di, non so, serenità, sei in auto nel traffico, cioè vuoi un po' più di... Esatto. Io mi alzo qualche cosa di lei. Poi non alzo di... Mi devo ricordare. Ok, dopo ti faccio vedere. Salutiamo i nostri sponsor e ti faccio inizio Foto. con le domande. Ah, lo vuoi registrare? No, dai, sto registrando io. Se vuoi... Per sicurezza? Posso chiederti una foto così dopo la metto tipo su LinkedIn? O... Top. Pure sul link? Eh sì, perché? Perché? Ti devo... cioè... Suspicious. Beh, sì. Ma io non so, io so solo che ti chiami Virginia. Ah, è vero. Tu sei su LinkedIn. Sì. Chiederò l'amicizia. Come? Non lo uso mai. Come Sua Altezza Reale. No. Sir. The Honorable. L'ultima è stata fa un lavoro particolarissimo, ma ci sono arrivato. Infatti, ma è anche abbastanza presto. Cioè, l'ho vista la puntata, cioè non ci hai messo tanto. No. No, ho Vediamo capito adesso. al volo. Tu deve essere una cosa un po' più cioè accademico forse. Chissà. Posso chiedere quanti anni hai? Cioè Quanti fuori me ne dai? di cosa? Di anni? Ah, ok. Quanti me ne dai? Io chiedo di cosa sempre. Io metto le cose. Non neanche i mesi di solito. Io metto già le cose. Dai, beh, non arrivi a 30 secondo me. No, anche secondo me. Ma meno. E avrà Sta a vedere che ha 35 anni. Che... No, ne ho 30. Esattamente 30. Guarda! Io sì, dimostri meno. Se poi ti Meno. fai le codine, ti vesti la scolaretta, ancora di meno. Anch'io comunque con le codine vesti la scolaretta di meno. Cioè pensa che io sono più vecchio di tuo padre, secondo me. E invece hai esattamente la stessa età. Sei in 69? Sì, non fa l'ho saperlo. Sono andato a vedere. Ho studiato. Digital. Siamo? Ok, sì. Ok, that was Inner City with Big Fun. Perché sto in inglese, parlando in inglese? Sono qui con Virginia, la nostra ospite, per Guess My Job, che inizierà a breve, ma prima saluto i nostri sponsor e i nostri sostenitori. Ciao Max a Mondo Verde, ciao ragazze Sarettine 152 e ciao famiglia Coppola a Saverosa Bijou in Viale Dante a Riccione. Ok, allora per chi si è appena sintonizzata, che si chiama Guess My Job, che è un ospite che si chiama Virginia, qui come io non so niente di lei, devo cercare di indovinare che lavoro faccia durante la puntata per poi parlare un pochino della sua esperienza. Allora, partiamo. Sei pronta? Prontissimo. Ok. Tu, lavoro che fai tu, hai bisogno di una qualifica specifica?
specifica, hai studiato per tanti anni per sapere fare quello che fai. Sì. Ok. Poi mi hai detto prima che sei stato 7 anni a Londra a lavorare, studiare e lavorare. Sì. Ok. Quindi Virginia, so quanti anni ha, è giovanissima, eppure è stata già a Londra 7 anni, ha lavorato e anche studiato. Quindi cosa vai a fare a Londra, che è la mia città? Mi sto pensando a voce alta. Allora, fai un lavoro tecnico, molto tecnico? Sì. Oh, ma incredibile. Io sono mago, me lo dice sempre la Masette che sono un mago. Ok. Ha a che fare con l'economia? No. Un no. Io no. Ok, No. ogni no andiamo avanti. Ok, andiamo avanti con il prossimo pezzo. Ah sì, finché non becco un no, noi ci andiamo avanti. That's DNA feat Quindi, Susan Vega. Tom's Diner. Ok, avete appena ascoltato George Michael with Killer, il famoso pezzo di Adamski and Seal, che poi si plasma e diventa Papa Was a Rolling Stone. Ok, per chi si è appena sintonizzato, oggi giochiamo a Guess My Job e qui con me Virginia che si presta a questo giochino, che deve indovinare che lavoro faccia. Allora, per chi non lo sa, abbiamo già fatto 2 o 3 domande. Uno è perché lei è stata 7 anni a Londra, quindi ho chiesto, mentre a Londra hai studiato e anche lavorato? E lei mi ha risposto di sì. Mi ha detto di no, che non lavori nella finanza, cioè Esatto. cose numeriche e economiche. Che invece poteva essere A comune Londra, sì, Londra, sì. vero? Allora, No. tu avresti chiesto la stessa cosa. no? Stessa cosa. Ok, allora, prossima domanda. Non credo che sia la moda, potrebbe essere qualcosa di scientifico. E questa è la tua domanda. La domanda è, Virginia, tu lavoravi in un settore scientifico? Sì. Sono Mamma mia, un mago! Poi ti dico come ho indovinato. Allora, scientifico, ricerca medica? No. Canzone, vai Virginia. That's Michael Jackson. No. No? No, qui. Ah, The Cranberries, Animal Instinct. Veramente i Cranberries. Ah, The Cranberries. Cranberries. Sorry. Sorry. Animal Instinct. Come fa a sentire la persona a suo agio? Quindi, non è la sfera medica? No. E qual era il sì? Di ricerca, ha detto. E tu hai detto di sì, ma medica no. Ok, i settori, ok, sto facendo una lista in testa dei settori. Non è economia, non è medicina, quindi c'è... Con Londra nel suo settore, quindi sarà Cioè, non Sì, è ma è andata a neanche- Londra a studiarlo, quindi sicuramente sono bravi. Se no andava a Bologna. Non me l'hai chiesto se l'ho studiato a Londra. No, hai studiato e anche lavorato e tu mi hai detto di sì. Ah, ma hai studiato Sì. mentre lavoravi? Però... Diciamo che mentre lavori sei, so che hai studiato. Allora, la fatto- prossima domanda. Vabbè. È andata a 20 anni. Ma se ha 30 adesso, è stato 7 anni là, anche se è tornata ieri perché aveva 23 anni quando è andata. laureata qua. Esatto. Poteva aver fatto mini laurea qua, è una specie Mentre stava là e lavorava doveva studiare perché è un settore veramente... di nicchia? Cioè non è nicchia, proprio devi stare sempre aggiornato. Scusami, però è così. Vabbè, ok. Ti stiamo aiutando molto. No, sto stringendo i miei parametri. Se lo merita, secondo me. I miei parametri. Ho detto no alla moda, ha detto di no. Ok. No, moda. Ok, Perché è nell'ambito scienza, che però la scienza è enorme. sì, però non è medico. No, Ok. non è medico. Ok Virginia, attenzione alla pronuncia. Avete ascoltato The Smiths with Ask. Ask. Brava. Eccoci qui con me Virginia che ha un lavoro misterioso che io dovevo indovinare con il Guess My Job. Allora, facciamo un piccolo recap. Sì. Allora, hai studiato e lavorato a Londra. Cioè, non hai specificato, ok, non hai quantificato. No. Non lavori nella moda, non lavori nella medicina, ma è un lavoro tecnico. Sì. Ok. Hai detto anche scientifico. Scientifico, ma non nella medicina. Esatto. Quindi, informatica. No. Come? Quanti saranno? Ok, allora, perché ogni no che becco vi mando una canzone. Quindi annuncia la prossima canzone che deve sapere lì. Vai, Robby. It's Skunk Anansi Hedonism. Hedonism, brava.
Ok, that was Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Jimmy ci ha detto che è andato a vedere il film di Michael Jackson. Sì. Com'era? Il film è molto musicale, quasi un musical. Chissà però le vedi? canzoni intere nei film non si usano quasi mai, invece lì Li fanno andare. 4-5 minuti anche, però si balla. È da vedere? Sì. Ok, è da vedere. Punteggio da 1 a 10? Rotten Tomatoes? 7 perché mancano le ombre. Ok. Ok, le parti dark dici? Ok. Ma tocca sull'argomento di lui e su vita particolare a Neverland? No, fa vedere Ah, che no? il suo- Ma fa vedere che l'americanata. Il suo sogno, guarda sempre i libri di Peter Pan, però non... Ah, ok, non c'è niente di dark, giusto? Ok, ci voleva un po' di dark. Allora, noi siamo qui a Romagna Calling, in diretta from Ronta, dove splende il sole sempre, anche d'inverno, anche di notte, a giocare a Guess My Job con Virginia, che è tornata non so quanto tempo fa da un'esperienza di 7 Da anni a un Londra. anno. Da un anno che è tornata da Londra, dove ha lavorato. Io non ho ancora capito niente del lavoro che faccio, ho fatto delle domande, facciamo un piccolo recap. Quindi lei lavora in un qualcosa di tecnico, ma non è la medicina, non è l'informatica. Manca. Usi i codici nel tuo lavoro? Sì. Ok. Uso principalmente Python. Non so cosa sia, io sono la persona meno tecnica al mondo, lavori con la analista, analizzi qualcosa. Allora, non sono un analista, però Cioè, a volte come task analizzo qualcosa, si può dire, però non è il mio lavoro. Quindi non è la medicina. Cosa puoi analizzare che non analizzi qualcosa di biologico? Analizzi data inerente a... oddio. Loro No? sanno tutti. Sì, Chi sì. c'è qui? Che c'è Scodella Man, c'è Jimmy, c'è il direttore Roberto Righi, che loro sanno tutti quello che fa Virginia. Scodella no. Io non credo. Ok, Scodella non lo sa. Però... non so io che sono scemo, che non Vai. sto azzeccando. No, è che è un po' forse di nicchia, non è la prima cosa che ti viene in mente. No, ho detto moda no, ok. Perché No. ho pensato a Londra, Allora, cosa uno va a fare a prova Londra? a pensare a una cosa molto grande. Così, La più grande. la più grande che c'è. Ok. Cos'è la cosa più grande che No, c'è? non fa. Formulata È una male. cosa grandissima. Cosa ridi, Righi? Intendi l'amore per il tuo gatto? Ovvio, Oltre a ovvio. quello. L'universo. Sì, Ok, perfetto. quella è la Allora, cosa più grande. ok, che mi ha c'è, dato sì. l'aiutino. Tu usi algoritmi e codici che ha qualcosa a che fare con l'universo. Quindi qualcosa di tecnico da Londra. Ah, ce l'ho. Allora, aspetta. Lavori nella sfera dell'astronomia. Sì. Allora, stavo però- per dire astrologia, invece no. astronomia. Sì. Io sono dei gemelli. Cioè, no, astronomia, ho beccato un sì, quindi posso andare avanti. Astronomia? E usi i Però codici? se proprio devo dare una sfumatura, non è proprio astronomia, ma Vabbè, è più un tipo di ingegneria per... satelliti. Qualcosa che ha a che fare con i satelliti. Sì. Ok, quindi è l'unica cosa utile che si manda nell'universo sono i satelliti. No, dai, quindi l'esplorazione non è utile? Insomma, cioè, Trovare l'acqua. Sì, ma poi che ci mettiamo 10 anni per arrivarci, quindi non è cosa proprio così utili. Tu ti proporresti per andare su Marte, ad esempio? Dipende con chi. Anche perché Sì. se mi girano e voglio tornare a casa, quanti anni ci metti per arrivare su Marte? 6-7 anni, roba del genere? No, ci metti, dipende da come sono disposti i pianeti, perché si In quel muovono, momento, quindi devi partire che è più vicino. Esatto, però sì, mesi, quindi devi sicuramente, da mesi a anni, quindi devi sicuramente stare con Ma persone sono vado da che ti solo col piacciono. mio, Col gatto? No, con la mia astronave personale, Ah, in sì. lusso totale. Ce l'hai parcheggiata? Esatto. Ok, tu lavori a che fare con comunicazione. Cioè satelliti, comunicazione, ricerca, SNI. Posso dire aiuto, uno ho fatto un SNI? passo indietro. No. Ok. No. Lei è un passo indietro. Allora, può essere corretto perché non è solo comunicazione, è molto più vasto. Mandiamo un pezzo di musica e ci penso. Allora, il prossimo Devi pezzo è pensarci. Relax di Frankie Goes to Hollywood.
Lenny Kravitz, Thinking of You. Ok, allora io sono qui con Virginia che giochiamo a Guess My Job, però vogliamo un attimino, perché io sto ancora riflettendo su tutti gli indizi che mi hai dato. Che me ne hai dati Sull'universo. Sì, qualcosa con l'universo. No, che tu, cioè, sarebbe stato bello dire, sì, io sono il prossimo candidato ad andare nello spazio, sarebbe bellissimo. Beh, non l'hai ancora indovinato, magari. Non ho ancora indovinato. Scusa. Ok, no. Però adesso stacchiamo un attimo la spina e sentiamo questo momento di riflessione della nostra amica dottoressa Chiara Cenci con un po' di psicologia applicata, moderna, con il suo One Minute Psychology. Ok. Oh, Quello how che il nice. corpo ci sta dicendo. Il corpo comunica costantemente, ma non sempre sappiamo ascoltarlo. Stress prolungato, Io lo ascolto spesso il mio corpo, te, Jimmy? i segnali ci portano a disconnetterci dalle sensazioni corporee. Anche a me è venuto in mente. Mal di testa, tensioni, stanchezza improvvisa, spesso arrivano quando abbiamo già superato il limite. Non è debolezza, è il corpo che chiede attenzione. Imparare a fermarsi prima di tutto ciò è una forma di intelligenza emotiva, non di fragilità. Io sono Chiara Cenci e questo era One Minute Psychology. Ci sentiamo al prossimo minuto. Questo era Girls on Film di Duran Duran. Io mi trovo in difficoltà perché c'è qui con me Virginia che è qui per giocare a Guess My Job, che mi ha dato un sacco di indizi e comunque sono un vuoto. Praticamente lei fa qualcosa a che fare con l'universo, usa codici, Sì, ha lavorato a Londra, sì, è tornata in Italia headhunted di un'azienda di Forlì, sì. che io un'azienda di Forlì che ha a che fare con l'universo, cioè ho chiesto se lavori È con i un po' satelliti inaspettato, e mi ha vero? detto di no, No, allora, o la comunicazione mi ha detto di no. comunicazione proprio non nel senso stretto, no, esatto. È più il mio Aiutami, settore più che mancano ok. 50 minuti, dammi un aiutino, che se no non arriviamo alle 3-2 e mi dici cosa fai, non hai tempo per spiegarmi. Dammi un indizio, cioè aiutami a stringere la ricerca. Allora, ha a che fare su come si muovono i satelliti. Ho detto satelliti, ma Però non satelliti servono. comunicazione. E Ma le cosa sonde, servono? sia i satelliti, sonde. ma anche ad esempio Fai ricerca? No. No. Non propriamente, no. Allora, cosa c'è nell'universo? Un cazzo nell'universo, è vuoto. Allora, scusa, ricerca no, satelliti sì, ma non comunicazioni. No. Ma cosa servono Esatto. se non per comunicare? Esatto, cioè La trasmissione di dati? No. no, Vabbè, però ti ho detto come Mi son quindi cazzando. si muovono, quindi la dinamica, traiettorie. traiettorie e orbite, Tu fai, ci siamo. ok. Ci Tu siamo. lavori per un'azienda che fa il monitoraggio delle traiettorie dei satelliti. Più o meno, sì. Ma più o meno, Bravissimo. se cosa... No, sì. Allora, Tu riesci, tu hai un gadget che riesce a ho un spostare i joystick. satelliti? Sì, allora Quindi mi puoi mettere qua sopra di noi? Metti uno qua potrei, sopra. se magari il tuo internet non funziona bene, me lo dici e io sposto il satellite. Lavora e te lo per metto una sopra. ditta di internet che trasmette No. per satellite. Allora, Quella che questo costa un botto. era il lavoro che facevo prima a Londra, hai detto bene? Che Cioè, lavoravi prima per... si può anche lavoravo dire. per un'azienda di comunicazioni che da internet è il competitor di Starlink. Ah, sì, Presente quello che Starlink di per Elon via Musk? satellite, Esatto. sì, ok, che Quindi- costa un botto tra l'altro. Perché E- mi sono pure informato, abitavo in una zona che non arrivavano Però poi vada niente. Dio. Sì. Qui va da Dio. Sì, vada Dio. Ah, va da Dio? Ma anche se Conosci c'è brutto qualcuno tempo? che- Ah, ma per- era 1.200 euro al mese, una roba No, assurda. adesso si è abbassato molto Starlink. Sì, e- sto parlando di tanti anni fa. Sì, 200, sì. adesso sta... Quindi se questo è magari, Starlink. se magari abiti in una zona remota che Sì. non hai, la fibra non arriva, No. può valerne la pena effettivamente. ok. E quindi il mio lavoro era pilotare questi satelliti. Pilotare i satelliti, no, numero uno. Sì. E come li pilotavi? Col joystick? Infatti tutti si immaginano il joystick, No, ma no, praticamente ero al computer e ero in turni di anche 12 ore, anche di notte, perché ovviamente i satelliti devono essere manovrati 24/7 e quindi Che lavoro ad esempio assurdo. strutturavo una manovra orbitale per far Una arrivare. manovra orbitale, ragazzi, Eh. io mi sento
Siamo allo studio dedicato per arrivare a questo. qual è? Ingegneria aerospaziale, sì. Ingegnere aerospaziale. Allora, noi 4 messi insieme non arriviamo neanche al primo ragazzi, esame di questa Non qua. riuscivo a parcheggiare la macchina. Vedi? Dove si suona? Sì, esatto. Assolutamente. Io con le istruzioni sopra per capire come accendere il motorino, cioè no. No, io non riuscirei a fare questo di lavoro, quindi ognuno è portato per qualcosa. Io per fortuna avevo questa passione fin da quando ero Hai piccola. la passione dei satelliti? Dello spazio, poi dopo mi dai. si Ma è voluta. scusami, perché non ti candidi per andare nello spazio? Perché soffro un po' di mal di stomaco, non posso. Ah, qui crolla il questo- dito, cioè il sogno. crolla, no. Ma ti ci vedo, dovresti Sì. blu col casco sotto braccio. A parte che devi essere tipo una super donna o un super uomo, cioè Insomma, devi sapere tantissime lingue, devi saper far tutto, devi sapere magari anche operare. Beh, ti proprio... insegnano, non è che ti mandano solo allo spazio. Allora, qui ci sono le Secondo me istruzioni, io sono già in leggetele. ritardo, cioè, Dici? 30 anni, No, dovrei già un po' secondo me sapere. dovresti fare la domanda, anche solo per farsi dire di no, perché è sempre meglio no che non lo so. Ci ho Questo provato. è vero. Esatto. Io Sì, mi sì, sono sì. candidato per la squadra maschile del nuoto sincronizzato per le Olimpiadi. E ti hanno detto? No, mi hanno detto di no. cavolo. Però ci ho provato perché ci faceva ridere. Tra l'altro io e Mirko, vediamo se la posso chiamare. No, non mi ha risposto, quindi vuol dire che non è aggiornata. Quindi, il tuo job description qual è? Allora, questo, attenzione, era il lavoro che facevo prima, quindi non Ok. hai in teoria ancora proprio super indovinato. Sì, sono smanonato. Attenzione. Basta, non mi piace più questo gioco. Allora, prima facevi l'ingegnere aerospaziale, sei laureata in ingegneria aerospaziale. Sì, esatto. Dove? A Forlì, però ho fatto la tesi magistrale all'Imperial College a Londra. Oh, però Imperial College è antichissimo l'Imperial Sì. College. Cioè, Ci ho studiato anche Brian May. Sì, lo so che lui è un astrofisico. Sì, ha fatto un'altra carriera comunque. Sì, Cioè, hai ancora in tempo. Sì. Poter fare la chitarrista per un gruppo. Allora, vogliamo indovinare o ce lo vogliamo Sì. dire così lo ti spieghi, ci Allora, illumini? sì, E invece tu sei tornata in Italia, headhunted da un'azienda Sì, di da Forlì un'azienda di Forlì. a fare... Flight Dynamics Engineer. si chiama. E praticamente siamo un'azienda che riceve progetti dall'Agenzia Spaziale Europea, italiana, e noi facciamo dei device, dei sistemi, dei software per questi progetti. Ad esempio abbiamo un progetto molto importante per un device a bordo del satellite che evita le collisioni orbitali in maniera automatica. Perché invece adesso il lavoro che facevo prima a Londra era io come operatrice durante la notte, anche alle 3 di notte, devo preparare una manovra orbitale, altrimenti il mio satellite si schianta Perché è contro un pieno, altro. cioè nello spazio è pieno di tutto, Sì. ma anche di spazzatura. Spazzatura. Allora, io ho una domanda sempre, Sì. cos'è incredibile, è uno di quei lavori che qualcuno deve pur farlo, perché adesso abbiamo conosciuto Solo che riserva. Sì, allora, io mi prendo il mio nave spaziale, decido di andare allo spazio, come faccio a evitare tutti i satelliti quando decollo? Infatti questo è un problema, dovresti avere a bordo il nostro sistema, così riesci a evitare in autonomia i detriti. Gli ultimi sono andati su nello spazio, no? Cioè, Sì. e loro hanno... Sicuramente ci sono dei sistemi, soprattutto a terra in questo momento, che Incredibile. sono dei radar che riescono a vedere i detriti spaziali, quindi da terra riusciamo a vedere, guarda che ti stai per scontrare con un detrito, spostati perché sennò impatti. Ho un'idea geniale, perché non inventiamo un'azienda che va a ripulire l'atmosfera di tutti i detriti? Esistono già? Ma no, io te, noi tre andiamo. Tu ci metti i soldi? No, ora, never ever use your own money. Allora, praticamente, tipo una specie di nave spaziale con la rete dietro. Sì, l'hanno inventata una con tipo un gancio Sì. che veramente abbraccia il detrito e lo porta nell'atmosfera e dopo si brucia nell'atmosfera presente, cioè così lo riescono... Basterebbe lanciarla più in là, perché come però da dopo una ritorna, perché è attratto dalla terra, quindi tu E lo- quanto tu la- deve andare lontano che non è più attratto dal campo No, magnetico? un po' Meglio troppo. sbriciolato. E Ma gli poi... hai fatto domande che non sa. Ah, Questa è la laurea, non te l'hanno insegnato. attenzione. No, ma pensa. Io sono però Affascinato. affascinato da una persona che fa un lavoro del genere, quindi ti senti
soddisfatta della tua nuova posizione a Sì, Forlì? moltissimo, anche perché... C'è possibilità di crescita? Sì, e Che cosa soprattutto diventeresti, scusami? Qual è il Magari- massimo? super manager, super mega, no, non lo so, sì, una cosa simile. Per ora sono Senior Flight Dynamics Engineer e... Senior Flight Dynamic Engineer, wow. Esatto, e ad esempio la prossima settimana sono a una conferenza in Sardegna che è molto importante a livello europeo per i piccoli satelliti e io darò un talk per spiegare appunto uno dei nostri sistemi che facciamo, Ma però- così le altre aziende magari ci possono contattare per Poi, se fate le offerte, comprarlo. 2 satelliti al prezzo di uno, Sì, il base cose al così. mese. Esatto. Ah, si quanto, contratta. cioè, allora, per la mandiamo gente... una canzone prima. Ah, mandiamo la canzone, se no andiamo avanti 3 ore. Ok, vai, questo è per te. E finally, hold the line, Toto. In quel punto lo devi mettere. Sì, te hai lo proprio... dicono. Sì, Andiamo- esatto, hai proprio delle Non è orbite. che spari, dici vabbè lo farò. No, devi metterti d'accordo prima, guarda che io lo metto in quell'orbita lì, Esatto. lontano dagli altri. Come le radiofrequenze, quelle Esatto, libere e sì. quelle no. Sì. Ma scusa, ma non si sente parlare di... Cioè, uno compra un missile, un rocket, Mhm. e io affitto spazi a tutti quelli che hanno satelliti e mando su? Allora, adesso lo fa principalmente... Va bene, non parliamo di queste cose, guarda, interessantissime. Il nome delle cose. Ok, questo avete appena ascoltato Oasis Wonderwall. Siamo qui con Virginia Angelini, lo possiamo rivelare, sì. che è una Ingegnere aerospaziale, che è già un mal di testa, perché nel nero ci ha spiegato 2 o 3 robe che siamo affascinati cioè tutti questi satelliti che lei gestisce da un computer, e io le ho fatto una domanda da ignorante. Scusa, ma non si sente parlare tutti i giorni che uno che ha mandato dei satelliti su nello spazio, ma c'è un ente che controlla? Io se voglio comprare un satellite mio, che si chiama satellite Filippo, e la voglio mandare su, come faccio? No, in realtà ci sono tante regolamentazioni, devi prima chiedere il permesso A chi? perché... Ma chi è che gestisce lo spazio? Principalmente ti direi enti militari, tra cui la NASA, principalmente, magari. o cinesi, comunque o russi. ESA, NASA, tutte le agenzie comunque si parlano tra di loro e si mettono d'accordo. Ad esempio, io voglio mettere il satellite in quest'orbita, va bene? Sì, allora vai, procedi, altrimenti no, mettilo nell'orbita più alta, altrimenti mi viene addosso. Cose Poi ci ha così. spiegato Ci che... saranno anche dei punti più furbi. Esatto. certo, dipende Chiaramente cosa devi ci sono- fare. Sono delle orbite molto richieste, Chiaro. altre... Tipo quelle che passano sopra l'America, sopra... non- Esatto. Ok. Ah, poi ha detto un'altra cosa, che ogni tanto doveva chiamare i militari, per dire guardi che domani si scontrano questi due satelliti, bisogna spostarsi Chi di... lo sposta dei due? Sì, Esatto, sì, quando Che ricevevamo... lavoro assurdo questo qua. Mettiti a destra. Cioè noi stiamo pensando di aprire una piadineria, pensa un po'. Cioè, ma qualcuno deve pur fare questo lavoro. Perché... altrimenti ci sarebbero molti più detriti e molta più spazzatura, quindi ero uno spazzino spaziale, se così C'è si può uno dire. spazzino spaziale. Esatto, adesso invece in questa azienda di Forlì in cui lavoro, che si chiama Nautilus, e facciamo proprio dei sistemi invece per migliorare l'approccio e magari evitare che si creino dei detriti, come ho detto anche prima, in maniera autonoma, cioè non è più Virginia che chiama i militari statunitensi e dice guardate che possibilmente ci scontriamo domani, chi fa la manovra tra me e te? Ecco, non è più questa cosa, è un sistema automatico a bordo del satellite che, in cui la coordinazione... Sposta da solo. Esatto, lo sposta in maniera autonoma e manda una notifica all'altro satellite dicendo guarda che mi sono già spostato, tu non fare nulla. Però ci sono degli algoritmi dietro molto complessi per strutturare la manovra orbitale. Ok, e la Ferrari del satellite dove la costruiscono? Chi è più bravo a costruire satelliti? Ma dipende, ci sono ad esempio uno molto famoso è Airbus, che non fa solamente gli Airbus. aerei ma fa anche i satelliti. Sì. Che hanno anche una fabbrica in Italia, che fanno alcuni componenti. Ah no, è la Boeing forse ce l'ha in Italia. Sicuramente a Airbus. Brindisi, non fanno le ali a Brindisi? Sì. Le ali. Airbus, sì, c'è una fabbrica a Brindisi che fa pezzi molto importanti. Vabbè, comunque, quindi uno... E chi è che decide di costruirsi un satellite? C'è un privato, dice io voglio un satellite, ma c'è Elon Musk. Esatto, l'Elon E Musk che ci fa della situazione. Ma tu li vedi i suoi? Sai quali sono i no, suoi? Bellissimo, perché io io li vedevo, cioè proprio letteralmente dovevo evitare i suoi satelliti nel mio lavoro che facevo a Quindi Londra. è proprio rompiscatole in tutto.
Sì, totale. Sì, che perché- ogni tanto passa ma cosa c'è la faccia sua dipinto sul suo? Ma tu li vedi o li vedi numerici? Vedi dei numerini con radar? Sì, vedo praticamente dei file che mi dicono Ah. lo stato del satellite, cioè le sue coordinate orbitali, dove si trova. È la sigla. Cioè, Sì, cioè, io lo metto in un software e poi riesco tipo a vedere la Terra circondata da l'orbita del suo satellite e del mio, e così riuscivo a capire. Ci Quante ne ha scontriamo. lui? Lui ne ha migliaia. Migliaia? Sì. E che non ci fa ha con ancora migliaia di finito. satelliti? Vuole dare internet alla Terra, che ha senso perché, come dicevamo prima, funziona molto bene. Però appunto la mia azienda precedente, quella di Londra, voleva essere un po' la risposta europea a Starlink competitor. sì, perché altrimenti l'Europa rimane indietro, magari lui può avere il monopolio e non va bene, chiaramente. Quindi lui ha mandato... la mia domanda è sempre quella, ma quando li lanciano su, come li mandano su? Cioè c'è un taxi, c'è con un i razzi, Uber? con i razzi Quindi uno... di SpaceX, quindi principalmente Ma tutti i Elon giorni Musk. li lanciano su allora, perché ci sono non tutti migliaia? i giorni, però sì, veramente tanto spesso. Quindi vanno su, aprono, esce fuori Sì, questo e poi satellite. vengono tipo Sparati, sparati e poi dopo piano piano raggiungono l'orbita. Più di uno finale. per volta? Sì, anche una ventina o anche di più, dipende quanto è grande. Con un lancio ottimizzano. Sì, Quindi c'è perché chi fa costa i lanci e tantissimo, affitta lo spazio a chi va. Ecco cosa Sì. facciamo, Roberto. Perché Inventiamo un razzo A qua, Ronta. la spariamo a Ronta e noi affittiamo lo spazio a chi vuole mandare su un satellite. Sì. Sì, esatto. Poi facciamo radio centrale per tutto il mondo. Chiaro. Bene, ma è interessantissima questa cosa. Cosa stai facendo, Jimmy? C'è la sua canzone adesso. Allora mettiamo questa canzone che dedica. Questo non può mancare, perché questo è il No, mio preferito. non può E poi mancare. c'è un altro che mettiamo dopo, e nel tuo onore. Ok, vai. Sì, volentieri. David Bowie con Starman. Allora, diciamo che agivamo talmente in modo conservativo, cioè per essere proprio sul sicuro, che anche se sbagliavi avevi sempre modo di recuperare dopo. Ok. Però mi è capitato in situazioni proprio di emergenza di chiamare il mio manager alle 4 di notte per dire: guarda che abbiamo questa cosa molto critica e quindi mi serve la tua approvazione per Quanta farlo. gente lo fa nel mondo? Perché non è Pochi, così. sì. Gli operatori di Starlink e gli operatori di... era OneWeb, si chiama È l'azienda. l'unica italiana? No, a quel tempo c'era un'altra ragazza, però gli italiani sono molto richiesti perché siamo bravi a lavorare. Perché durante il turno fanno anche un piatto di pasta. Sì. Pasta pomodoro e per tutti. Sì. No, però è incredibile. Ma pensa, vedi che parlano di eccellenze di italiane? Che non è... Oh? Sì, non così. Cioè, l'eccellenza italiana che ne parlano spesso è una cosa che esiste, lo sappiamo, è solo che è qui che non riescono a gestire un bel Quindi tu hai niente. fatto un concorso per arrivare... No, ci ho stanno mandato poche un persone che fanno curriculum. questo lavoro. Ho mandato il curriculum. Hai inviato... Ma c'è poca gente che fa il tuo lavoro? Come scusa? C'è poca gente? Sì, poche. Infatti, Vedi, furbo? Trovi un anche- lavoro che non fa nessuno? Ok, Dire Straits Calling Elvis. Durante il nero abbiamo parlato, abbiamo spremuto i meningili della nostra Virginia che ci ha illuminato, avevamo 3 facce, no, 4 così, perché ci ha spiegato cose che nessuno... Affascinanti. Affascinantissimo. Nel frattempo è tornato il figlio prodigo, Max Press, che fino a questo momento è stato chiamato Max Pers, perché non l'abbiamo più visto. Quindi è vivo, per tutti quelli che volevano sapere Max Press che fine abbia fatto. È vivo, vegeto, in forma, sua solita forma, smagliante, atletico. E quindi siamo felici di averti qua con noi. Grazie. Eccolo, è vivo, abbiamo la prova che è anche vivo. Io non so più cosa dire a Virginia, perché ci ha illuminato su un settore che praticamente siamo tutti circondati di vari satelliti. Sì, però non c'è solo la questione, ad esempio, di comunicazione o di internet, c'è anche proprio la ricerca scientifica. Ad esempio abbiamo lavorato a un progetto per atterrare su Marte o su Encelado. Encelado è una luna di Saturno. Encelado pensa fosse una cosa che ti danno Esatto. in un ristorante messicano, però... Encelado è molto speciale perché sotto la coltre di ghiaccio sembra un oceano di acqua liquida. Potrebbero esserci quindi dei batteri, dei pesci, chi lo sa, degli esseri viventi, quindi vogliamo arrivarci decisamente. Allora, per le faccio una indagare. domanda di milioni di dollari. Tu sei autodichiarata un po' nerdosa, no? No, ma anche perché anni di studio, 10 ore al giorno, quindi figuri. Ma te credi agli alieni?
Allora, gli alieni che hanno tipo 7 teste, non lo so, no, però che c'è vita oltre a noi sì, l'universo è troppo Ma sono già grande. passati da qua? Cioè non credi come Perché me tu sai che... qualcosa? Ma io, secondo me i cinesi sono misti fra alieni e esseri umani. Allora, vedi Ma cosa ridi? Cos'è Confucio? No, vedili, sono diversi. Cioè, sono glabri, hanno gli occhi a mandorla, sono un colore Io la diverso. chiuderei qui. Aspetta, ma c'è della fondamento su quello che sto dicendo. Anche perché loro, la medicina c'hanno da 4.000 anni, hanno inventato 1000 robe, è una civiltà molto avanzata da tanti anni prima di me. Se vai a vedere tutti i disegni di tutte le civiltà anziane, vecchie, egizi inclusi, quelli in Sud America, guardavano in alto a un certo punto nei loro disegni sulle pareti e c'era qualcosa che volava e poi c'era un'altra cosa con una forma strana e poi da un giorno all'altro hanno costruito i piramidi, hanno deciso che il calendario funziona così, i cinesi hanno inventato la medicina, cioè è incredibile. è un po' suspicious, dici? Sì, sì, un po' sospetto. Allora- Ma gli egizi stavano nelle casette fatte di fango e poco tempo dopo hanno costruito i Quindi sia piramidi. gli egizi che i cinesi. Sì, anche i messicani. Anche i Secondo me. È una miscellanea. Sì, gli unici che Tranne no. gli italiani. Gli italiani no, gli italiani c'erano gli etruschi che poi erano lì tranquilli che facevano tutte le loro arti, è arrivato i romani, i romani furbi, ammazzavano alcuni e gli altri dicevano, tu sei intelligente, vieni con noi. Quindi tu credi che sono già passati da noi? Allora, vedila così, se io sapessi qualcosa non te lo potrei comunque dire. Mistero, infittisce. Tu quanti contratti hai dovuto firmare per fare il tuo Tanti lavoro? NDA, sì. Quindi se ti dici una cosa che non devi dire, Esatto, apri il sparisco pavimento qui. e vai Esatto. giù. Ok, Sì. che interessante. Cos'è? Disco limone. Ah, disco, limone. giusto. Tanto per stare... Per chiudere, per stare Per avere allora, questa sostanza. Virginia, abbiamo Sì. detto a Virginia, ma noi facciamo un blocco che si chiama Disco Limone, che su quei dischi ci ricordano i primi limoni, i primi amori, Sì. o delle situazioni anche scomode, perché tanto limonavo in macchina, che ovviamente c'è una macchina di una certa grandezza. Allora, tu hai scelto questa canzone perché? Spiegacelo prima di lanciarlo. Perché poi è particolare, non l'abbiamo Sì, mai... esatto, fa quasi ridere, oltre a piangere. Io mi ricordo che ero nella mia stanza a letto che piangevo proprio disperatamente per questo ragazzo che mi piaceva e invece non mi Possiamo dire il calcolava. nome? No. Il primo nome, solo il primo nome. Lui lo sa. Possiamo dire, si chiamava Paride. Vabbè, un nome a caso. Paride, Sì, wow. sei uno stronzo, hai Sì. fatto soffrire la nostra... N41 vivo come un satellite. Sì, esatto. Tu lo puoi sapere tramite il tuo lavoro cosa fa in questo momento. Oh, che Guardiamolo. idea! Sì, guardiamolo. Paride. Ok, per Paride, che l'hai fatto Esatto. soffrire Virgilio, non ti azzardare a Sì, presentarti dopo in era radio. ritornato a Milano e mi mancava molto. E tu, quindi tu ascoltavi questa canzone Ascoltavo questa canzone, sì. nella tua tristezza, Sì, da solo in e mi cameretta. sentivo molto boomer già perché la canzone vedrete com'è, però sì. Prego, vai. Si tratta di Mi manchi di Fausto Leali. L'abbiamo interrotto il tuo disco Senza limone. fine. Vai, allora, cantala pure. Io immagino te in mezzo a tutti i libri, Oh, mamma mia, studiando tipo algoritmi, piangendo per Paride essere uno Paride. stronzo. E invece purtroppo le nostre 2 ore insieme sono quasi terminati. Guarda, ti ringrazio tantissimo Ma grazie a voi. sia per la disponibilità, ma anche portarci in questo mondo, cioè oltre questo mondo. Questo universo. Cioè, nell'universo che poi tu ti rendi conto che siamo minuscoli. Sì, Vedi, assolutamente. questa è una cosa buona, perché l'essere umano spesso pensa di essere onnipotente e ha controllo di tutto, ma con il lavoro che fai, capisci quanto siamo insignificanti? E anche quindi magari i problemi che ci attanagliano non sono così gravi. Magari. Ok, poi Chissà. ti rompi un'unghia o un tacco quando esci la sera, non te ne frega niente. No, però c'è nel senso, siamo talmente piccoli, come hai detto tu, che... Disposable. Sì, magari le cose importanti sono altre. E con questo Sì. saluto i nostri sponsor che sono Sabbia Rosa Riccione, Sarettina 152 e Max a Mondo Verde, e chiudiamo con l'unica canzone che potevamo chiudere Esatto. oggi qui a Radio Centrale con Romagna Calling e il nostro ospite Virginia. Lanciala tu e salutiamo tutti, a domani. C'è vita su Marte? Life on Mars. David Bowie. Bravissima,
grande puntata, questa è bellissima, la radio è questa. Cazzo, sei bravissima, sono tutti rimasti. Adesso vado in casa in motorino pensando. Ti guardi in alto. Guarda un attimo. Sì, sì. Facciamo una foto. Come no? E, l'ha fatto un sacco di L'hai fatte tu? Ah, scusa. Ne ha fatte una marea lui. Vai. No, E vado Beh, a facciamo parlare con finta mio che gatto siamo- adesso. esatto. non hai l'iPhone. No. Perché i veri nerd non ce l'hanno l'iPhone. Falla dritta, per favore. Cioè, Perché beh, in tutta sì, questa esatto. nerdità c'è il lato sì. migliore? Sì, no, è che Ah. i boomer, però è vero che i boomer le fanno così, noi, sì. Qui tu sei un boomer? No, questa è non boomer. Io questa cosa sono? Un boomer anch'io? Sì. Tu cosa sei? No, dai, io ho 30 anni ancora, ce la Quindi posso, sei? ancora mi salvo. Io Cosa sei? Millennial. Io che guardo così tipo confuso. Guarda che faccio che... Oddio, raga. Questo No, è dai. bellissimo. Questo io che guardo Ma no, ma confuso. scusa.